È forse vero che Zuckerberg sta sventolando bandiera bianca? Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio offrirvi una prospettiva differente, una chiave di lettura diversa per quello che è successo a Facebook nelle ultime 24 ore, a Instagram e a WhatsApp, partendo da un'intervista che ha rilasciato Francis Hogan. Vi lascio di questa intervista il link in descrizione. L'intervista è di circa 48 ore fa, quindi coincide quasi in maniera profetica con i fatti che sono accaduti nelle ultime 24 ore. Come tutti abbiamo visto si è bloccato per quasi un giorno intero Facebook e Instagram e WhatsApp, quindi tutto il gruppo Zuckerberg per essere corretti. Ma veniamo a quello che ha detto nell'intervista questa donna. Allora, questa ragazza relativamente giovane, ha già un grande e lungo passato per quello che riguarda social media, per quello che riguarda quella che viene chiamata la Silicon Valley, e quindi ha lavorato per Google, per Pinterest e adesso ha lavorato per Facebook. Allora, ci sono dei punti veramente interessanti in questa intervista. Assomiglia molto a una denuncia, nel senso sembra quasi una Julian Assange di Facebook, o forse sarebbe meglio dire un Edward Snowden, un vecchio modo di dire diceva a gola profonda. Praticamente lei un po' rivela i retroscena che si svolgono all'interno di questa enorme piattaforma. Innanzitutto ci tiene a dire che in grandissima parte il successo che è arrivato a Mark Zuckerberg era totalmente inaspettato. Quindi possiamo capire che lei vuole dire nel senso che quando è diventato, diciamo, famoso era giovanissimo e il problema di adesso è che si sta continuando a comportare come se avesse 19 anni, come se Facebook avesse ancora qualche milione di utenti, mentre invece ha centinaia di milioni di utenti ed è diventato un monopolio globale. Il problema che lei vede come, diciamo, punto di partenza è il fatto che nella gran parte dei casi sono impreparati e nonostante la politica di Facebook, la politica interna di Facebook è quella di fare l'impossibile, questo più volte dice che è come il motto dell'interno dei lavoratori di Facebook, e quello che invece succede è che non riescono a fare neppure il possibile. Infatti, per quello che riguarda ad esempio i fact checker, cioè per quello che riguarda il controllo della disinformazione, anche della violenza o delle intimidazioni, dichiara pubblicamente che non arrivano assolutamente neanche a controllare un terzo di quello che succede veramente, cioè di tutte queste violazioni, perché non c'è personale, perché tutte le volte che viene chiesto di mettere nuovo personale, Facebook rifiuta, quindi la direzione di Facebook rifiuta, anzi riduce drasticamente le risorse, come succede nel suo caso, che infatti dice che durante il periodo Trump lei lavorava all'interno di Facebook in una commissione che era adibita a dare supporto ai lavoratori interni, quindi e a fare delle indagini interne che potessero facilitare il lavoro di tutti. Dopo l'arrivo di Biden, la sua commissione è stata smantellata con la scusa di essere così talmente importante da dover essere, diciamo, smembrata e ognuno di loro andava a finire in un reparto differente. Per lei in questo coincideva la distruzione di tutto il suo lavoro e alla perdita totale di potere all'interno chiaramente del sistema Facebook. Una delle cose che viene contestata a Facebook è la capacità di destabilizzare attraverso il passaggio di informazioni nelle nazioni che sono in conflitto o che sono in evoluzione, che sono in crescita, come ad esempio succede nel Centrafrica dove a causa del fatto che Facebook non è tradotto in tutte le lingue, in tutti i dialetti, che sono moltissimi, soprattutto nell'Africa centrale, si sono create delle incomprensioni, quindi dei grandi malintesi che hanno generato dei genocidi, cioè ci sono stati villaggi
che, non sapendo interpretare le foto, non sapendo interpretare gli scritti dei loro vicini, quindi di villaggi vicini, sono entrati in guerra. E questo è di ciò che si accusa Facebook, nello specifico in Africa, ma in generale, mentre dall'altro lato Facebook dichiara ufficialmente che le 50 e poco più lingue in cui Facebook è tradotto, quindi in cui potete scrivere su Facebook, non, saranno difficilmente aumentate, perché una lingua in più richiede un lavoro enorme da parte appunto dell'organizzazione di Facebook, che non giustifica a volte i rientri economici. Quindi per un puro fattore economico si favorisce Facebook a spese della vita di persone, a spese della vita di intere famiglie, se non di interi villaggi, se non di intere nazioni. Infatti un'altra capo d'accusa che in questa autodenuncia Francis Hogan ci tiene a farci sapere è che dall'arrivo di Facebook, quando inseriscono una nuova lingua, lo stato in cui arriva Facebook, normalmente, e questo è quello che loro all'interno, con le loro indagini interne, sono riusciti ad avere come risultato, è che normalmente in 2 anni questa nazione si destabilizza, e si destabilizza nel gergo di questa persona. Quando si dice destabilizza, vuol dire spesso una guerra civile, vuol dire un cambio radicale della società, che dà origine a delle patologie psicologiche, degli stati sociali, della distruzione del ceto sociale in una maniera inimmaginabile prima. Alcuni esempi che lei porta e che vanno sempre nella stessa direzione, cioè che all'interno di Facebook si favorisce sempre e comunque l'economia di Facebook, passando sopra a qualsiasi diritto umano, a qualsiasi persona, anche a delle evidenze di danni irreparabili a persone direttamente o indirettamente coinvolte. Si favorisce comunque Facebook. Un esempio è quello che riguarda l'attenzione e come Facebook cattura l'attenzione di molti. Infatti viene accusato spesso di fomentare, quindi di favorire attraverso l'algoritmo, quindi l'algoritmo in maniera deresponsabilizzante da parte della direzione dice che è l'algoritmo a favorire certi post. Questi post sono i post che di solito fanno arrabbiare, sono quei post che generano astio, che generano odio e che generano divisione, di cui tutti siamo perfettamente a conoscenza in questo periodo, che vengono sempre comunque favoriti da Facebook per un solo motivo, perché più siete arrabbiati, più commentate, più rimanete sul post, più fate girare il post, più lo condividete per avere altri commenti, per discutere, per litigare, per odiarvi, per insultarvi, ma tutto ciò favorisce Facebook catturando la vostra attenzione, quindi passate più tempo sulla piattaforma e per l'algoritmo è un bene, indipendentemente da ciò che genera invece nella società dei problemi gravi che possono arrivare anche all'odio e anche a incidenti, anche agli insulti, anche una rissa al di fuori di Facebook. Tutto ciò per Facebook non ha nessuna importanza, quello che conta è la vostra attenzione. E questo succede ad esempio anche in Instagram, dove l'intervistata denuncia che un 13% delle bambine viene colpita a livello caratteriale per quello che riguarda la loro estetica, cioè le persone che sono magari sovrappeso vengono messe sotto pressione da Instagram, perché l'algoritmo appunto non fa altro che proporre sempre di più post dove si inneggia la perfezione del fisico, dove c'è la cultura dell'essere esteticamente perfetti, dei corpi perfetti, soprattutto appunto nelle adolescenti, mettendo in seria difficoltà le bambine che sono invece sovrappeso e che hanno problemi appunto dal lato, ad esempio, dell'alimentazione. Tutto ciò fa sì che le bambine restino sempre più tempo sulle piattaforme. Una delle cose che veramente mi ha colpito di questa intervista è che Francis Hogan dichiara un po' la resa da parte dei lavoratori interni di Facebook e chiede ufficialmente aiuto, non lo fa assolutamente con un tono di denuncia contro Facebook, ma fa una denuncia
per dichiarare l'impossibilità a riuscire a gestire un fenomeno così su larga scala, un fenomeno a suo dire totalmente inaspettato. Per usare una espressione che si usa anche in Francia, sono vittime del loro successo. Un altro esempio che lei porta come un problematico è quello della polarizzazione politica dei post e del pensiero unico. Dice che in moltissimi casi, anche da parte dei partiti politici, Facebook ha ricevuto molti attacchi perché ha polarizzato, perché nei suoi stessi social, nel suo stesso social, vengono favoriti, per non dire che vengano censurati, quelli che non pensano nella stessa maniera. E questo per una parte politica che invece è per un pluralismo, o meglio, non solo un pensiero unico, diventa un problema perché impedisce totalmente, l'algoritmo impedisce totalmente la diffusione di post che non siano perfettamente allineati col governo. Quindi le parti, diciamo, politiche che dovrebbero essere all'opposizione non hanno spazio sui social come Facebook. No, questa persona non lavora più per Facebook, ma il suo tono, il suo modo di esporsi è ancora molto coinvolta, quindi non è veramente un video di denuncia, ma è più che altro è un video per chiarire un po' la posizione interna di Facebook, per mettere in guardia tutti noi dal fatto che non c'è più che altro una volontà a censurare, non c'è una volontà a salvaguardare noi da potenziale minaccia che sarebbero le informazioni, quanto più invece a salvaguardare gli interessi dei social. E questa era è la mia breve considerazione per quello che riguarda i fatti che sono successi nelle ultime 24 ore. Adesso Facebook è tornato, Instagram pure e anche WhatsApp, quindi tutto torna normale. Speriamo che il residuo che lascia questa piccola crisi ci faccia riflettere un po' tutti sull'utilità vera di certi network, soprattutto per chi poi ci lavora, per chi ha dedicato investimenti e tempo su queste piattaforme, perché magari ci pensi su due volte prima di concentrarsi in un monopolio e come sempre succede, come sempre portano i periodi di crisi alla riflessione e alla creazione di alternative che siano vivibili per tutti e soprattutto che non siano basati su una tecnologia che è lontana, su dei server che sono dall'altra parte del mondo e soprattutto in mano a un monopolio. Vi ringrazio, abbonatevi al mio canale se il video vi è piaciuto e mettete un pollice in su. Al prossimo video.